Bentornati sul canale per una nuova serie. Oggi inizio a raccontarvi il mio viaggio invernale di 3 settimane e lo farò partendo da Taiwan, il mio 69esimo stato visitato. Oggi visiterò la parte nord-est dell'isola, visitando un geoparco con forme naturali molto particolari e una città che offre un night market molto conosciuto e alcuni templi con grotte annesse. Anche oggi non mancheranno disagi e cose molto belle. Io vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e vi auguro una buona visione. 6 ore di volo notturno, di cui 4 passate a dormire, e sono arrivato ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati, che avevo già visto un anno e mezzo fa, in pieno agosto, caldissimo, e anche per questo passerò queste 12 ore di scalo solamente sulla Corniche. Comunque la mia destinazione finale è Taiwan. Buongiorno da Taiwan. Prima di dirvi un po' sulla storia del paese, vi dico cosa ho fatto stamattina, perché sono atterrato alle 9 e adesso è quasi l'una. Prima di tutto ho cambiato i soldi, poi ho preso la SIM, ho comprato gli adattatori necessari visto che le prese di corrente sono diverse, ho preso il pranzo in un Family Mart e ho lasciato uno zaino in Day Locker, perché il programma è di spostarmi subito da Taipei e andare a vedere un paio di cose fuori città, quindi sarò in verità nei dintorni di Taipei per un paio di giorni. Per i trasporti è super consigliato comprare la EasyCard e mi raccomando ricordatevi di passarla sia all'andata, sia quando salite, insomma, sia quando scendete, altrimenti rischiate di farvi bloccare la carta o comunque di pagare l'importo massimo per la corsa. Comunque sono arrivato a Jeliu e da qua non si vede, però è tutto circondato da tantissimo verde e montagne, veramente molto bello. Comunque non sono venuto qua per vedere le montagne circostanti o templi, ma per un geoparco. Il biglietto d'ingresso costa $120 taiwanesi, quindi circa 3,25 euro. Comunque queste rocce che vedrò sono formate tra i 25 milioni e i 10 milioni di anni fa. Ovviamente essendo molto esposte agli agenti atmosferici cambiano relativamente in fretta. È un posto che va, diciamo, preservato con attenzione. Ci troviamo nell'estremo nord dell'isola e questo è un promontorio di 1700 metri che si slancia nel mare cinese orientale. Qui gli agenti atmosferici, vento, onde, eccetera, eccetera, hanno scolpito la roccia calcarea in molte forme diverse. Le più celebri sono la testa regina e la scarpa della fata, ma ce ne sono molte altre. Mi fa piacere vedere che anche qui, come in Corea, fanno pazzi per i cuori. Mi fa ridere vedere quanto impegno ci mettano. Questa è la testa della regina, la forma più famosa qui, e la fila per farsi la foto, cosa che mi sono rifiutato di fare. Ho finito il giro. Ci ho messo più o meno un'oretta, non ho visto tutto ma va bene così. Formazioni di rocce molto belle, molto carine, molto particolari, e adesso mi sto dirigendo a prendere un altro autobus. Non ritorno a Taipei, ma vedo un paesino, una cittadina a 15 km più o meno da qua. Arrivato a Keelung, abbastanza grigia e non per nulla è soprannominata anche Rainy Port. Ci troviamo sempre nel nord dell'isola, è uno dei porti più importanti del nord-est e pensate che fino al 1984 era considerato il 7° più importante per transito di container. Ho fatto il check-in nel mio hotel, non è male, ho pagato 26 euro che non è poco, però sarebbe per 2 persone. Infatti c'è il letto ovviamente matrimoniale. Qua abbiamo qualcosa per domani mattina e qua c'è il bagno privato. E finalmente vedo un letto dopo 3 giorni
ma non è ancora tempo di usarlo perché adesso ricarico un attimo il telefono che è super scarico e poi esco a vedere subito le prime cose della città. Comunque una differenza che ho notato subito rispetto alla Cina è che qua le macchine e i motorini non sono prevalentemente elettrici, anzi, infatti c'è molto più rumore e più si percepisce almeno più inquinamento. La prima tappa è un tempio con la statua molto in salita, ci sono un sacco di scalini e in teoria il tempio sembra in rifacimento. Il parco si chiama Zhongzheng e risale al 1933, quindi periodo giapponese, invasione giapponese, di cui vi parlerò o successivamente, comunque nei prossimi video. Ciao gattino. Comunque famoso soprattutto per la statua della dea Guanjin, alta 25 metri. Da questa parte invece si vede molto bene tutta la zona del porto e sembra veramente grande. Allora devo dire che la città vista così dall'alto non sembra bellissima, sembra molto incasinata, molto inquinata, proprio grigia. Però le montagne intorno sono belle, perché c'è proprio un contorno di montagne che poi si apre, diciamo, per lasciare andare la città sul mare. Adesso raggiungo la statua che si vede è là in fondo, dietro questi alberi. Ci sono un po' di scalini da fare, però ce l'ho fatta. Qua. E non c'è nessuno. Come buona parte dell'isola, anche Keelung ha avuto dei contatti con l'Occidente. Iniziarono a metà 1600 con gli spagnoli e poi dal 1642 al 1668 con gli olandesi. Però diciamo è stato un periodo molto breve rispetto a altre parti dell'isola. Durante la dinastia Qing, Keelung divenne progressivamente un porto strategico. Nel 1863 si aprì al commercio internazionale, così facendo iniziò a crescere veramente tanto. Dopo il tempio è ora di provare il night market, che è molto conosciuto. Allora, adesso sono arrivato a una parte dei vestiti, quindi penso che tornerò indietro. Comunque non so assolutamente cosa prendere perché non c'è una scritta sia in inglese, almeno ce ne sono magari 2 su 100 baracchini. Sembra tutto molto buono, tutto molto unto, quindi mi affido un po' all'istinto. Tanto cosa potrebbe mai andare male per una persona che non sta bene di stomaco? Comunque bellissimi i night market, hanno veramente un'ampia scelta e non solo per mangiare. Veramente difficile orientarsi tra quelle bancarelle, capire cosa potrebbe essere buono e cosa potrebbe essere, non dico mortale, però dannoso per noi occidentali. Comunque io ho preso 4 cose, ho pagato 5 euro in tutto e cose buone direi. Adesso torno all'hotel perché domani è un'altra giornata impegnativa e voglio essere al massimo per finire di visitare la città e poi spostarmi alla prossima destinazione. Noi ci vediamo quindi domani. Brutta notizia, il mio hotel è accanto alle sale karaoke, 1 e 2. Buongiorno, sono le 8, sono appena arrivato nel sito della Fairy Cave e della cave che ha la forma della mano del Buddha e non c'è assolutamente nessuno, sinceramente aspettavo più gente, probabilmente perché è molto presto, è ancora molto presto e non c'è tantissima gente che secondo me si ferma a dormire qui, ma piuttosto vengono in giornata da Taipei.
Comunque la Fairy Cave è una grotta che in passato veniva utilizzata dai pescatori per ripararsi, diciamo, dalle intemperie. Sono stati proprio i pescatori a fondare qui il primo tempio. Si tratta di una grotta che ha un'area di 1650 metri quadrati, una profondità di 80 metri. Buona parte di quello che vediamo oggi, ma non tutto, deriva dal periodo giapponese e successivi. Infatti i giapponesi aggiunsero divinità buddiste, poi shintoiste, rendendo, diciamo, questo tempio un mosaico di fedi. Comunque, non so se si vede, ma l'aria è respirabile perché è strapiena di incenso. E altra cosa che mi fa ridere, tra le offerte vengono lasciati dei wafer. Mi sembrava un po' strano, però mi sembrava molto piccola la grotta che ho visitato. Infatti qua non si nota, ma a sinistra c'è questo passaggio e il passaggio è molto stretto. Non so se adesso abbiamo fatto. Bellissimo. Mi sono dovuto togliere lo zaino perché è veramente molto stretto, ma molto stretto. Ok, è arrivato. Questa è la stazione finale. Fate attenzione perché se come me siete con zainole o comunque molto alti dovrete accucciarvi, e attenzione perché anche come larghezza il passaggio è molto stretto. Veramente molto stretto. Non mi erano mancati gli scalini. Ieri vi parlavo del porto, quanto sia importante a livello di container. Guardate qua. Subito dopo la vista c'è un piccolo percorso, un brevissimo percorso, vi fa arrivare al Shingan Temple, che è praticamente sopra le due cave. Qui in genere quest'area è stata importante durante non solo la seconda guerra mondiale ma anche i periodi precedenti, perché costituiva dei ripari naturali, essendo appunto le caverne molto profonde. Mentre per la Buddha Sun Cave, mentre là c'è l'entrata del tempio che ho visitato prima, qua c'è questa scalinata. Comunque anche questa grotta venne usata come riparo antiaereo durante le guerre e dovrebbe ricordare appunto la forma della mano del Buddha. Si passa questo tempietto e poi si continua qua. Come non detto, ho chiesto due locali, sbagliato, non era questa, vediamo, dovrebbe essere più a sinistra. Comunque non si capisce veramente nulla perché non ci sono indicazioni, o comunque ce ne sono molto poche e sono tutte in cinese. Ci credo che venisse usato come rifugio antiaereo, veramente grandissimo. Ah, eccola qua. Vedete? Queste sono le dita. Anche questa è molto suggestiva. Adesso non mi resta che prendere l'autobus per tornare in città, fare il check-out, è ancora presto in verità, non sono neanche le 10, e dirigermi verso la prossima tappa. Se sei arrivato fino a qua ti ringrazio, spero che il video ti sia piaciuto, ti chiedo di iscriverti al canale per supportarmi e noi ci vediamo prestissimo, mercoledì prossimo alle 18, per la prossima tappa.